Oggi andiamo a rispondere a un dilemma abbastanza frequente attualmente sui social, mi capita spesso anche sotto i miei video, insomma, di che mi venga richiesto, secondo te vale la pena passare da PS5 Slim a PS5 Pro? Oggi voglio rispondere a questo quesito nella maniera più chiara possibile, basandomi su quella che è stata la mia personale esperienza. Io ho giocato per anni su PS5 standard e solo recentemente, tra l'altro mi è arrivata 2 giorni prima che Sony ne comunicasse l'aumento, e sono passato appunto a PS5 Pro. In questo video vado a rispondere a questa domanda evidenziando quelle che sono poi le differenze sostanzialmente tra le due console in termini di prestazioni. Parto con una domanda retorica, se vogliamo. Qual è secondo voi il problema principale di Warzone su PS5 base? Per quanto mi riguarda è sicuramente l'aspetto della visibilità. Mi è capitato nel tempo tantissime volte di morire senza neanche essermi reso conto di dove si trovasse il nemico che mi ha sparato, perché proprio non lo vedo. Ci sono dei frangenti in cui letteralmente si perde in quella pasta pixelata che è il motore grafico di Warzone nel momento in cui giocate con i 120 Hz attivi. Che succede? Nel momento in cui io attivo i 120 Hz, la console, per mantenere un livello di FPS decente, deve abbassare la risoluzione, quindi gira in risoluzione dinamica. Questo significa che ci sono dei frangenti, tipo quando ci sono i bombardamenti, quando c'è il fumo, in cui per mantenere appunto un livello di frame rate decente la console ridimensiona la risoluzione, scendendo molto spesso sotto i 1080p. Questo fa sì ovviamente che l'immagine diventi una sorta di alveare, perché calano i pixel, di conseguenza cala la nitidezza, di conseguenza cala la visibilità. Su PS5 Pro questo non avviene per due ragioni. La prima è che chiaramente avendo un hardware molto più potente è in grado di gestire entrambe le cose, quindi è in grado di mantenere un livello di frame rate molto alto, praticamente quasi fisso sui 120 fps, raramente scende, ma se scende di 5, 10 al massimo, proprio nelle fasi più critiche. Quindi questo gli permette di rimanere tendenzialmente sui 1440p anche con i 120 Hz attivi. E poi per via del PSSR che come funziona? Analizza l'intelligenza artificiale in tempo reale i frame e va a compensare i pixel mancanti laddove mancano, basandosi sul frame precedente. Quindi questo fa sì che la console sia libera di riprodurre il gioco in 1080p e lasciando appunto lo spazio all'intelligenza artificiale per andare a compensare le mancanze di quella risoluzione, dandoti così praticamente un'immagine in 4K o comunque molto vicina al 4K, senza andare a interferire sulle prestazioni, quindi sulla forza bruta, sugli FPS. Questo lo rende letteralmente, a mio modo di vedere, un altro gioco rispetto a PS5 Slim. Mi capita, ho fatto delle prove, per esempio su Verdansk, se io apro subito il paracadute e guardo sotto per vedere se ci sono dei nemici, su PS5 Slim non vedevo niente, su PS5 Pro vedo molto bene, cioè mi capita di vedere nemici che sono molto molto distanti, sono formichine, mi capita appunto di riuscire a distinguerli. Peraltro PS5 Pro è l'unica console finora che invecchiando andrà a migliorare e non a peggiorare, perché l'intelligenza artificiale viene continuamente allenata, quindi il PSSR che adesso è al 2.0 col tempo migliorerà ancora, quindi sarà una console che andrà come il vino, quindi invecchierà e diventerà più buona, a differenza delle altre che invece non riescono a star dietro ai motori grafici, alle innovazioni, eccetera eccetera. Quindi sì,
secondo me ragazzi vale la pena. Mi rendo conto che la spesa non sia poca, soprattutto dopo gli aumenti, però secondo me ne vale la pena.